Mi è capitato spesso di leggere sotto a dei video che trattano l'argomento pole tent di persone che si definiscono in alcuni casi addirittura terrorizzate all'idea di installare e passare una notte all'interno di una tenda come questa. Tutto lecito, l'installazione di una pole tent può sembrare più artigianale e non immediata, come ad esempio quella di una classica tenda a cupola con paleria autoportante. Ma oggi vediamo con alcuni semplici passaggi come in realtà installare una pole tent sia facile e renda questa tenda stabile e sicura. Per la dimostrazione pratica userò la mia di pole tent, la Lanshan 1 della 3F UL Gear, una doppio telo singola, disponibile anche per due persone. Tenda in commercio già da qualche anno che rappresenta il best budget, ovvero una delle tende migliori nel rapporto qualità-prezzo e ideali per chi vuole iniziare appunto con le pole tent. Ovviamente, oltre ai classici picchetti, ci serviremo anche di questo, un bastoncino da progressione che sostituisce la paleria. Per prima cosa andiamo a fissare i primi 4 picchetti laterali e successivamente il quinto nel lato opposto all'entrata, perché questa tenda ha una forma esagonale. Osservando questa tenda capiamo subito che siamo di fronte a un grande vantaggio. Il telo interno è collegato a quello esterno, quindi in caso di installazione della tenda sotto ad esempio un temporale, noi riusciamo con un semplice passaggio ad installare entrambi i teli, mantenendo quindi la zanzariera asciutta, che è poi il luogo dove noi passeremo la notte. Un solo picchetto per ogni lato è sufficiente ad installare sia il telo esterno e sia il telo interno, quindi occorre portare in tensione entrambi i cordini. Per il telo esterno abbiamo una fettuccia, per il telo interno invece uno elastico, e tensionare il tutto successivamente. In questo modello per il telo esterno occorre fare riferimento al lato della fettuccia con il colore arancione, che è quello idoneo dove andremo a installare il nostro picchetto. Una volta che abbiamo inserito i nostri primi 5 picchetti, piccolo consiglio: non inserire il picchetto subito fino in fondo nel terreno, perché potrebbe presentarsi la possibilità che quel picchetto vada spostato di qualche centimetro. Arriva il turno del famoso bastoncino. Come dice la 3F UL Gear stessa, esistono vari modi di installare una pole tent in quanto tale. Questo non significa che possiamo stravolgere dalla notte al giorno un sistema di installazione, ma abbiamo delle piccole possibilità dove noi possiamo scegliere di comportarci in un modo rispetto a un altro. Ad esempio, per l'installazione del bastoncino l'altezza consigliata è di 1,20 m o di 1,25 m. Se avete anche voi un bastoncino come questo, quello da povero del Decathlon, l'altezza massima è di 1,20 m, che peraltro è l'altezza che consiglio per chi è alle primissime armi con la pole tent. Prendiamo il nostro bastoncino e lo andiamo a infilare con la parte del manico dell'apposito alloggio che si trova sopra la presa d'aviazione della tenda stessa. Una volta fatto questo, qui abbiamo due possibili opzioni per fissare il bastoncino al telo interno, sia tramite questa fibbia o tramite il cordino. All'inizio consiglio di usare la fibbia con il bastoncino, come ho già detto, a 1,20 m, che è la soluzione per chi ha le prime armi migliore. Appoggiato il bastoncino al terreno, andiamo a prendere il cuore di questa pole tent, ovvero il doppio cordino, che funziona sia da cordino antivento che per fissare il telo esterno al terreno.
La distanza consigliata tra la tenda e il picchetto dove fissare il cordino è tra il 1,20 m e il 1,5 m. All'inizio non serve portare al massimo il picchetto, basta avere il cordino sufficientemente teso, tanto abbiamo una doppia regolazione per tensionare poi bene il tutto. Una volta fissato il picchetto, portiamo l'altra parte del cordino verso la tenda e usiamo la clip di riferimento con i laccetti alla base dell'apertura. Anche in questo caso non portare subito in battuta totale i cordini, ma lascia sempre un piccolo margine. A questo punto andiamo a tensionare tutto il resto della tenda. Piccolo consiglio: non tensionare al massimo i cordini del telo interno, ma solo quelli del telo esterno tramite la fettuccia. Una volta installata la pole tent, marcano i 3 cordini antivento, 2 laterali e 1 posteriore. L'installazione del cordino antivento è molto importante perché, avendo il telo esterno integrato con quello interno, più il tiro del cordino antivento sarà ampio e più di conseguenza la zanzariera lo sarà all'interno della tenda stessa. E adesso vediamo con un piccolo tricks come guadagnare 1 o 2 cm che possono essere molto comodi all'interno della tenda. Una volta inserito il picchetto nel terreno, prima di tensionare il tutto, poggio una pietra abbastanza grande subito prima del picchetto, in modo che il tiro del cordino risulti più alto. Questo può farci guadagnare, moltiplicato per i 3 angoli, per i 3 punti di attacco, quel centimetro in più all'interno della tenda, che può essere molto comodo. L'installazione così standard ci dà un flusso molto ampio di aria che può entrare all'interno della zanzariera, e questo è un bene. Ma in una notte, ad esempio, con forte vento, sarebbe opportuno portare tutto indietro questo. Togliamo il picchetto, lo mettiamo più avanti e tensioniamo il tutto di conseguenza. Tutto molto semplice. Come avete visto, in realtà l'installazione di una pole tent è un'operazione piuttosto semplice. Spero che le persone più ansiose a riguardo, soprattutto quelle terrorizzate, abbiano trovato un po' di coraggio in più e magari la voglia anche di iniziare a provare questa tipologia di tenda, che sicuramente dal punto di vista dell'installazione all'inizio può risultare complicata, ma che dà degli enormi vantaggi in termini di leggerezza e volume ridotto all'interno del nostro zaino. Se siete arrivati fino a qui, io vi ringrazio di cuore. Sapete come funziona, vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi gli ulteriori aggiornamenti. A voi non costa nulla, ma aiuta il sottoscritto a realizzare contenuti sicuramente migliori di questo. Io vi saluto, ci vediamo nei prossimi video.